Ecco un dipinto che fissa tutta l'energia e la vitalità estiva in un breve istante. L'artista qui ha rappresentato una bella piscina in cui si è appena tuffato qualcuno, lasciando solo uno spruzzo d'acqua. In questa immagine meditativa, Hockney ci restituisce il sole, l'acqua e la felicità. Il bizzarro Arcimboldo ha realizzato molte interpretazioni delle 4 stagioni. L'estate che vedete qui è un volto di profilo, pieno di frutta perfettamente matura e verdura fresca. Le opere di questo artista colpiscono sempre per la grande fantasia e per la cura nei dettagli realistici. Munch è il più grande artista del suo paese. Iniziò a dipingere in modo naturalistico, convenzionale, ma alla fine dell'Ottocento entrò in contatto con impressionisti e simbolisti che ne influenzarono lo stile successivo. In particolare l'artista fu colpito da Gauguin, che usava forme semplificate e colori non realistici. Tutti elementi che troviamo in quest'opera, in cui le forme si sciolgono e si allungano, componendo un'immagine mentale di un luogo reale. I Mietitori fa parte di una serie commissionata a Bruegel da un ricco mercante di Anversa, probabilmente come programma decorativo per la propria sala da pranzo. Qui l'estate è rappresentata dal punto di vista del lavoro dei campi, che da millenni scandisce le stagioni. Vediamo il meritato riposo di un gruppo di contadini che mangiano e fanno la siesta sotto un grande albero. Quando questo dipinto fu esposto al Salon del 1870, la critica rimase colpita da come il sole inonda la tela. Sembra che Basile abbia iniziato questa composizione nel suo studio di Parigi, completandone però i dettagli dal vero durante un viaggio nel sud della Francia. Nell'opera c'è anche l'ispirazione a maestri italiani, tra cui Andrea Mantegna e Sebastiano del Piombo. I colori forti e brillanti, stesi con vigorose pennellate, sono perfetti per cogliere questa scena di vita comune al mare. È il momento più bello per stare in spiaggia, quando il sole si avvia al tramonto e la luce obliqua allunga le ombre e si riflette sul bagnasciuga. Ci sembra quasi di sentire la brezza di mare che scompiglia capelli e vestiti. In quest'opera Hopper rappresenta simbolicamente la ripresa economica avvenuta negli Stati Uniti negli anni 40. L'estate è incarnata da una bella e giovane ragazza ben vestita all'esterno di un caseggiato inondato dalla luce. L'abito nuovo si riferisce alla maggiore prosperità della nazione, che finalmente era riuscita a mettere da parte molte delle difficoltà della Grande Depressione. Le opere di Mucha sono considerate tra le più distintive dell'Art Nouveau. Spesso rappresentano belle donne che, come in questo caso, sono delle vere e proprie allegorie. Qui l'estate è incarnata da una giovane che ci guarda in maniera sensuale. Tra i capelli ha dei papaveri enormi, mentre un leggero vestito ne sottolinea le forme. Ha i piedi immersi nell'acqua, come spesso si fa in estate, per trovare un po' di refrigerio. Le donne ritratte da Tamara sono bellissime, irraggiungibili, malinconiche e romantiche, anche quando rappresentano una stagione gioiosa come l'estate. Qui vediamo una giovane donna sensuale che scopre una spalla, stringendo un bouquet di fiori, tra cui spiccano papaveri e margherite. Il giallo per l'artista era un simbolo della felicità e ricorre spesso nei suoi dipinti sotto forma di girasoli o di campi di grano, come in questo caso. Qui Van Gogh sperimenta con il colore, utilizzando una vasta gamma di tecniche, dai piccoli punti divisionisti a spesse pennellate in rilievo. Il giallo del grano si riflette nel disco del sole al tramonto che scende dietro il profilo della città all'orizzonte. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.